dormo, ma di un sonno non riposante. Per 4 giorni ho forti mal di testa. Al mattino sono molto stanco. Senso di nausea e confusione. Provo apatia e voglia di morire quasi ossessive. Una sofferenza atroce. Sento una forte ripulsa da tutti e da tutto. Questo farmaco non era stato messo a punto per combattere l'acne, era stato sintetizzato come cura per il cancro. Ma Roche non ci avrebbe fatto abbastanza soldi, allora si sono detti allarghiamone l'applicazione e hanno finito per venderlo alle persone che soffrono di acne. L'ho detto, sono sicura che è a causa del Roaccutane. Ma quella signora, la psichiatra, mi diceva ma no, non è successo subito dopo la cura, ti è successo 6 mesi dopo. Lei diceva che sono depressa ed è questo che mi hanno appiccicato addosso. E dopo l'incubo bisogna affrontare l'inferno della psichiatria. Perché anche là ci sono i farmaci, psicotropi, neurolettici, antidepressivi. Tutti questi farmaci con gli effetti collaterali. Mio figlio ha iniziato nel febbraio del 1997 un trattamento di 4 mesi con il Roaccutane. Aveva un'acne molto leggera, era stata valutata di grado 2 in una scala da 1 a 10. La cura doveva concludersi il 20 giugno. È morto il 15, quando mancavano pochi giorni alla fine della terapia. Ha cominciato a chiudersi in se stesso, usciva meno con gli amici e rimaneva a lungo in camera sua. Nel mese di maggio c'era molta luce e uno splendido sole. Quando usciva all'aperto diceva che la luce gli procurava terribili mal di testa e voleva subito tornare a casa. Ma in quel momento ancora non sapevamo e non abbiamo mai fatto il collegamento, perché per noi il Roaccutane era un farmaco come tanti altri, magari un po' più che una crema, ma niente di più. È successo ad aprile. Ero in giro con la mia bicicletta e all'improvviso ho pensato di buttarmi sotto una macchina. Tornata a casa ne ho parlato con mia madre e lei mi ha subito portato dal dermatologo. Lui mi ha detto ma no, non è niente di grave. Ma va bene, interrompiamo la cura. A partire da quel momento la situazione è peggiorata poco alla volta. Ho cominciato a non dormire, a non stare bene, a deprimermi e a isolarmi a scuola. Una sera, erano le 6, mia figlia cade in una crisi che mi ha fatto disperare perché non sapevo veramente che cosa fare. Era nel panico e diceva: mamma, sto per morire. Ho cercato di rassicurarla e intanto ho telefonato al pronto soccorso. Mi hanno mandato un medico e con il suo aiuto l'abbiamo portata alle urgenze psichiatriche dell'ospedale cantonale di Ginevra. Mi hanno chiuso in isolamento. Sei in quarantena, non vedi la luce del giorno. Mi sono ritrovata segregata in questa stanza, con il camice e tutto. Ho avuto paura, mi sono detta, ecco, rimarrò internata a vita. Effetti collaterali devastanti. Sono i medici a segnalarli alle autorità che li inseriscono nella banca dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dal 1983 ad oggi, in collegamento con il Roaccutane, sono state segnalate 2.000 depressioni, 1.000.000 fra suicidi tentati e riusciti e in tutto oltre 6.000 disturbi a carico della psiche. Questi numeri vanno moltiplicati per 100, dicono le autorità americane, perché solo l'1% degli effetti collaterali verrebbe segnalato. Stando ai dati, il Roaccutane sta provocando una strage. Si chiama isotretinoina. L'indicazione grave acne cistica resistente ad altre terapie. Da 4 anni sono arrivati anche i generici. Fin dall'approvazione per il mercato è noto per provocare gravi malformazioni nel feto.
In America si chiama Accutane e se ne è occupato il Congresso su iniziativa di un deputato. Suo figlio è morto suicida a 17 anni. Mio figlio ha iniziato la cura con il Roacutan nel dicembre del 99 e il 14 maggio, dopo 5 mesi e mezzo, si è sparato. Un gesto inspiegabile per il carattere di mio figlio. Era un giovane che amava la vita. Se fosse entrato ora in questa stanza, l'avrebbe illuminata con la sua voglia di vivere. Dopo qualche tempo a mia moglie venne il sospetto che ci potesse essere un legame fra il Roacutan e il suo suicidio. Io facevo fatica a crederci. Perché mai un farmaco contro l'acne dovrebbe provocare disturbi psicologici o depressione? Poi abbiamo scoperto che nel 1998 la Food and Drug Administration aveva emesso un'allerta. Non ne sapevamo niente. La mia prima domanda fu: perché la gente non lo sa? Perché l'FDA emette un'allerta ma non lo dice alla gente? E poi cosa le aveva spinti a farlo? Perché l'allerta? Stupak ottiene 2 audizioni al Senato, nel 2000 e nel 2002. I risultati? Inquietanti. Documenti confidenziali resi pubblici dal Congresso mostrano che gli impiegati di Roche si complimentavano fra loro per aver ritardato l'azione delle autorità sanitarie. Il Roacutan Team scriveva: celebriamo questo grande successo. Nessun registro degli effetti collaterali a carico della psiche. Padri che diventano paladini. Liam Grant non molla. L'irlandese che di mestiere indaga sulle frodi finanziarie si mette a fare ricerca sul Roacutan e fonda un sito di informazione sul farmaco. Non c'era nessun motivo che potesse spiegare un gesto simile. Era una persona estroversa e piena di interessi. Da lì è iniziata la mia inchiesta. Ho deciso di assumere una scienziata che per 6-8 mesi investigasse su questo farmaco e scrivesse una relazione. La ricercatrice trova decine di studi sul tema. Alcuni ipotizzano che dall'1 al 5% dei pazienti sviluppi forme di depressione. Il numero dei suicidi? Il paragone con gli altri farmaci contro l'acne è sconvolgente. Dal momento che c'erano così tante ricerche che mettevano in relazione il farmaco e i disturbi psichici, ho chiesto: cosa si può fare per confermare o smentire questa relazione? Per 2 anni ho cercato di convincere le organizzazioni dei dermatologi a realizzare questi studi, ma nessuno era disposto a farli, anche se dicevo loro: serviranno a confermare o dal vostro punto di vista a smentire questo sospetto, perché non li fate? Nessuno ha voluto. Dopo 2 anni ho deciso di farli io. Liam Grant dona una cifra considerevole ad una università americana perché realizzi uno studio con la scansione PET del cervello. È l'Università di Emory ad Atlanta, in Georgia. Il dottor Bremner è un esperto di fama mondiale. Abbiamo somministrato a 13 persone l'isotretinoina, che negli Stati Uniti è venduta col nome di Accutane, e a 15 persone un antibiotico. Siamo andati a osservare la funzione cerebrale in questi pazienti, prima, durante e al termine della cura. Abbiamo rilevato una diminuzione del 16% della funzione cerebrale nella corteccia frontale, che è la regione che sovrintende alla regolazione dell'umore e delle emozioni, in tutti i pazienti che avevano assunto l'isotretinoina, ma in nessuno di quelli che avevano preso antibiotici. Berna, abbiamo chiesto lumi ad un esperto svizzero. E il professor Konrad Michel, un nome noto nella comunità scientifica internazionale, è primario presso la clinica psichiatrica universitaria della capitale. Si tratta di un solo studio con non molti pazienti, ma i risultati nel complesso sono decisamente impressionanti. Il team di ricerca è molto accreditato, come lo sono fra gli autori il dottor Bremner e Charles Nemeroff.
Inoltre, lo studio è stato pubblicato dall'American Journal of Psychiatry e si tratta di una rivista davvero molto prestigiosa. È evidente che i risultati di questo studio coincidono con quello che sappiamo sui meccanismi biologici della depressione e del suicidio. Per la nostra pratica quotidiana, questo studio ha avuto un risultato concreto e immediato. Da questo momento facciamo più attenzione all'utilizzo del Roacutan e abbiamo preso l'abitudine di chiedere a tutti i nostri pazienti, sia a quelli che ricoveriamo appena arrivano che a quelli esterni, se hanno assunto questo farmaco. Ci sembra un'iniziativa sensata a scopo precauzionale. A Berna dunque gli psichiatri prendono sul serio lo studio americano. Abbiamo chiesto a più riprese a Roche di concederci un'intervista. Niente da fare. La ditta puntualizza. Non è provata la causalità fra il farmaco e la depressione. Lo studio del dottor Bremner? Roche non ha voluto partecipare. Ho chiesto loro se fossero interessati a darci il farmaco o altre forme di supporto. Hanno risposto di non essere interessati. Di solito, e mi è capitato un'infinità di volte, le case farmaceutiche lo fanno. Magari non sono pronte a finanziare una ricerca, ma in genere mettono a disposizione gratis il farmaco. Mi ha stupito che non fossero disponibili neanche a darci il farmaco. Negli Stati Uniti l'avvocato Papantonio ha vinto le più importanti cause per danni alla salute provocati dai farmaci. Oggi si occupa del Roacutan. Lo abbiamo incontrato a New York. L'avvocato non si stupisce dell'atteggiamento di Roche. Se oggi chiedi a Roche spiegami qual è il meccanismo biologico di questo farmaco, sai cosa? Non sono in grado di dirtelo, perché non lo sanno. Questo farmaco è sul mercato dal 1982 e Roche non ha speso neanche un centesimo per cercare di capire come agisce e perché provoca questi effetti collaterali. Semplicemente è qualcosa che a loro non interessa. La signora Karin ha telefonato a Roche e parlato con il direttore marketing a Basilea. Questo signore era molto gentile, mi ha detto: signora, questo farmaco è un derivato della vitamina A. Perché io ho molto insistito, gli ho detto: voglio più informazioni. Mi dice: signora, se lei prende la vitamina A non succede nulla, ma con questo derivato capita che vengano delle idee suicidarie. Allora io gli ho chiesto: perché? Mi ha detto: non si sa, non si sa. Ma io ero molto curiosa e gli ho detto: ma com'è possibile? Una ditta conosciuta in tutto il mondo mette sul mercato un farmaco e voi non sapete, gli scienziati non sanno perché produca questi effetti. Il foglietto illustrativo svizzero dedica una manciata di righe alla questione e recita: non è chiaro il meccanismo d'azione. Qualcosa in più troviamo nelle informazioni per i medici, ma in quantità e qualità non c'è paragone con quelle analoghe degli Stati Uniti. Chiediamo spiegazioni a Swissmedic, l'autorità federale che vigila sulla sicurezza dei farmaci. È vero, nel volume c'è una notevole differenza. Ecco, vede, questa è la documentazione americana e questa è la nostra. La nostra è circa un quarto di quella americana. La differenza è dovuta soprattutto al fatto che le informazioni sono più dettagliate. In quelle americane c'è dentro un po' di tutto, anche le ricerche, persino quelle sugli animali, e pure i metodi di questi studi. Noi tendiamo ad evitare tutte queste indicazioni, ma andiamo direttamente al problema. Diciamo: questi sono i rischi, qui dovete fare attenzione. Ma andiamola a guardare da vicino questa differenza. Nella versione americana in primo piano c'è il divieto di assumere Roacutan in gravidanza. Molte righe in grassetto sono dedicate ai rischi per la psiche. Ma quello che colpisce è la lista dettagliata dei sintomi da considerare un segnale d'allarme. Interrompi il farmaco e chiama subito il dottore se ti senti triste o hai voglia di piangere, se perdi interesse nelle cose che ti piacciono, se hai difficoltà a concentrarti, se tendi a isolarti dalla famiglia o dagli amici, se perdi autostima o ti senti... Non sarebbe utile anche per i medici svizzeri una lista simile?
Noi partiamo dal presupposto che i medici sono responsabili di quello che fanno. Sono esperti che conoscono queste informazioni o sanno dove cercarle. Allora telefono al dermatologo per chiedere spiegazioni. Dico, ma lei sapeva tutte queste cose? Mia figlia gliel'ha segnalato che aveva questi sintomi. Mi fa, sa signora, sua figlia non presentava alcun sintomo di depressione. Certo, mia figlia non è mai stata una ragazza depressa. E poi mi dice, nella letteratura non è scritto da nessuna parte che il Roacutan è un farmaco pericoloso. Gli ho detto, ma come, che fa, mi prende in giro? Abbiamo appurato che molti dermatologi tendono a dire ai loro pazienti che sicuramente non c'è nessun legame fra l'assunzione di isotretinoina e la depressione. Questo atteggiamento vi preoccupa? Beh, sì, non coincide con quello che abbiamo scritto nelle informazioni per i medici. Noi stessi, d'altronde, quando abbiamo emesso le raccomandazioni ai farmacisti per quanto riguarda la vendita del farmaco alle donne, abbiamo dovuto riscontrare che non erano affatto conosciute. Probabilmente dobbiamo prendere provvedimenti per migliorare l'informazione. Mentre Swissmedic ci pensa, il Dipartimento Sanità del Canton Ticino ha deciso di prendere l'iniziativa. È una prima nazionale. Il cantone invierà all'inizio del 2007 a dermatologi e psichiatri un questionario sulla loro esperienza con il Roacutan, insieme ad una corposa documentazione con i dati pervenuti alle autorità e le ricerche pubblicate. L'obiettivo è quello di migliorare lo stato dell'informazione oggi come oggi. Noi non faremo altro che raccogliere dei dati sui casi che esistono. Poi ci vorranno però degli studi scientifici che veramente vanno a vedere bene la correlazione tra l'assunzione di questo farmaco e questi effetti avversi dal profilo psichico. È importantissimo poi che questi studi siano completamente indipendenti, devono essere indipendenti. Quando dico indipendenti intendo dire indipendenti dall'industria farmaceutica. Settembre 2006. Appena un mese fa l'Università inglese di Bath e quella del Texas hanno pubblicato insieme un nuovo studio indipendente sul Roacutan. Siamo andati ad Austin, in Texas, per incontrare la professoressa Lane che lo ha realizzato. Abbiamo preso 2 gruppi di topi adolescenti. Un gruppo ha ricevuto una iniezione di isotretinoina, la stessa dose che viene data ai pazienti umani. L'altro gruppo ha ricevuto una semplice iniezione. Entrambi sono stati trattati per 6 settimane, al termine delle quali abbiamo sottoposto i topi a una serie di test comportamentali. Si tratta di test molto comuni usati per sperimentare i farmaci antidepressivi. Lo scopo è di simulare quello che avviene negli umani, ma ovviamente un topo non è una persona, non gli puoi chiedere «sei triste?». Puoi misurare la sua mancanza di motivazione a scappare da una brutta situazione e questo è considerato paragonabile a quanto avviene in un essere umano che soffra di depressione. Il risultato della nostra ricerca è che nei topi adolescenti la stessa dose di Roacutan che viene data agli esseri umani provoca un incremento dei comportamenti depressivi. Lo studio di Michelle Lane ha fatto furore sui giornali internazionali che hanno scritto «È la prova scientifica del legame causale fra Roacutan e depressione». I media svizzeri l'hanno ignorato, ma parlavano di Roche negli stessi giorni. Teneva banco la giornata Porte aperte a Basilea. Porte aperte a tutti, a patto di non fare domande scomode. Alla nostra richiesta di commentare i nuovi studi indipendenti sul Roacutan, le porte della ditta restano chiuse. Roche ci ha scritto: la nostra posizione non è cambiata e non ci interessa partecipare al vostro programma. Ma questo farmaco, quanto e come è stato testato? La sperimentazione sull'uomo si è svolta a partire dagli anni 70 in Svizzera e in America. Ma nella documentazione consegnata alle autorità per l'approvazione per il mercato non c'era nessun caso di depressione. 20 anni dopo, in Ticino, i genitori di una delle persone su cui è stato sperimentato escono allo scoperto. No, è andato a 16, 15. Facevo il ginnasio. Era il tipo di figlio che ogni genitore vorrebbe avere, perché
Ha sempre avuto voglia di studiare, era allegro, era spiritoso e lui pensava di andare a fare giornalismo o qualcosa così, gli sarebbe piaciuto. Mauro soffriva di acne e ha cominciato a farsi curare da un dermatologo e primario di un grande ospedale a partire dal mese di agosto del 1979. Nel mese di gennaio del 1981 venni convocato nello studio del dermatologo che mi propose una cura nuova che veniva già sperimentata negli Stati Uniti, che avrebbe dato dei risultati mirabolanti quasi. A curare Mauro Vaec è il dottor Gillier, con studio a Bellinzona. Gli somministra il Roaccutane fra l'81 e l'83. Il farmaco era ancora in fase di sperimentazione. Un anno dopo. Mi ha chiamato nel suo ufficio e mi dice: papà, non riesco più a connettere, non capisco più quando qualcuno mi spiega qualche cosa, io non sono una confusione sola. Non riesco a concentrarmi su niente. Faccio uno sforzo tremendo. Il significato di parole o frasi sembra sfuggirmi. Essere instabile o superficiale. Anche semplici passaggi logici mi gettano nella disperazione, perché non li capisco. Nel mese di agosto dell'85 abbiamo trovato fortunatamente uno psichiatra che l'ha preso in cura, che dopo un mese ci ha convocato, ha detto: guardate, io in Mauro non trovo nessuna malattia di tipo psichiatrica, c'è qualcosa che mi sfugge. E allora ha predisposto una visita dal professor Mumenthaler a Berna, che era un eminente neurologo, era uno dei migliori a livello mondiale. Mumenthaler non riesce a chiarire il caso e lo psichiatra invia Mauro da un altro neurologo che propone il ricovero in clinica. Tornato qui a casa con una crisi di pianto, ho fatto fatica a calmarlo. Ha detto che non voleva stare in mano ai strizzacervelli e che temeva di essere rinchiuso all'ospedale per settimane e mesi. Mauro tiene duro. Decide di trasferirsi a Pavia per continuare i suoi studi. Nel luglio dell'87. Risulta che Mauro se n'è partito presto da Pavia, solo che invece di venire a casa, che la moglie era qui a stirare, Mauro ha continuato per l'autostrada, si è portato fin sul viadotto autostradale e ha scritto un biglietto con su grandi lettere aiuto, lo ha appiccicato con lo scotch che aveva comprato sul vetro della macchina e poi si è buttato. Nel 1998 ho letto sul giornale del Popolo e su un altro giornale un piccolo trafiletto grande come 2 francobolli dove si riferiva del Roaccutane, delle pericolosità, ma era un articoletto così. Allora io subito ho scritto al dottor Gillier, lui è stato molto premuroso, mi ha dato appuntamento, mi ha scritto nel contempo una lettera lasciando intendere che non c'era proprio nessun problema. Difatti quando sono poi andato là da lui mi ha detto: no, guardi, stia tranquillo, e io mi sono lasciato veramente placare. Oggi di questo me ne rendo conto, mi ha trattato da stupido, veramente. Nel 2005 i coniugi Vaec vedono in televisione un reportage di Falò sul Roaccutane. L'ex direttore di una cassa malati, oggi in pensione, decide di mettersi a fare inchiesta e si imbatte in molte e spiacevoli sorprese. Nel 1998 il dottor Gillier lo rassicurava, ma intanto segnalava alle autorità sanitarie e a Roche il caso come sospetto suicidio da attribuire a Roaccutane. Gillier, inoltre, sempre nel 98, scriveva ad una collega di Ginevra:
tra i miei pazienti ho effettivamente 3 casi di suicidio. Siccome un ragazzo che si è suicidato è il figlio di un funzionario di cassa malati, posso aspettarmi delle conseguenze legali e provo a fare delle indagini aperte e corrette al massimo. Gli avvocati di Roche invece scrivono al signor Weich. Nel nostro archivio non abbiamo trovato nessun documento sul trattamento a cui, secondo quanto lei ci scrive, sarebbe stato sottoposto suo figlio. Nel 1998 il suicidio di suo figlio, però, ci era stato segnalato. Insomma, Mauro Weich partecipò a uno studio clinico o no? Abbiamo chiesto un'intervista al dottor Gillet, ma ha preferito rispondere per iscritto alle nostre domande. Gillet conferma, si trattò di sperimentazione, anche se non ne ricorda i dettagli. Ci tiene però a precisare. Dalla cartella medica leggo quanto segue. 19 gennaio 1983, spedito formulario a Basilea. Ma allora, che fine hanno fatto i documenti del caso Weich? La ditta, che all'epoca era l'unica autorizzata a produrre e distribuire il farmaco per la sperimentazione, sostiene di non avere nulla nei suoi archivi. Ma nel mistero una cosa è certa. Dal 1998 Roche sapeva che una delle persone che avevano assunto il farmaco quando ancora non era sul mercato si era suicidata. Ma cosa fanno le autorità? Come Roche, anche la Food and Drug Administration rifiuta di darci un'intervista. Per fare uno studio davvero conclusivo servirebbero 800 pazienti. Ho domandato alla Food and Drug Administration di chiedere a Roche di fornirci almeno il farmaco gratis. Mi hanno risposto che non hanno il potere di fare questo. Ma se non ce l'hanno loro, questo potere, allora chi ce l'ha? Che potere hanno le autorità sull'industria farmaceutica? Facciamo un esempio. Quelle canadesi hanno messo in guardia: il Roacutan può provocare ictus e infarti. A Swissmedic sono stati segnalati 10 casi, più un morto. È possibile che il rischio sia più alto con l'isotretinoina, ma non lo sappiamo. Abbiamo chiesto alla ditta nel corso dell'estate appena passata di darci informazioni e prendere posizione su questi problemi cardiovascolari. Appena avremo risposte potremo farci un'idea più precisa. Ma scusi, voi ci avete scritto di essere intervenuti con la ditta 8 mesi prima di questa pubblicazione canadese, giusto? Sì. Dunque, visto che la pubblicazione risale ad aprile 2006, voi avete chiesto informazioni alla ditta 2 estati fa, giusto? Sì, allora abbiamo chiesto informazioni e ora siamo di nuovo in contatto con loro. Dunque, è passato 1 anno e mezzo. Rispetto a quest'ultima richiesta, sì. Insomma, a parte quello di scrivere lettere, le autorità non sembrano avere un gran potere sulla farmaindustria. C'è davvero da stare tranquilli. Ma quanti sono gli effetti collaterali del Roacutan? Ci sono circa 152 effetti collaterali e non stiamo parlando di un rimedio contro le malattie cardiache o il cancro. Se la gente fosse consapevole di quanto è pericoloso questo farmaco, sono convinto che nessuno lo prenderebbe. Nessuna persona dotata di buon senso direbbe: prendo il Roacutan per liberarmi dei brufoli. Dati i rischi, in tutto il mondo le autorità hanno stabilito che il Roacutan va prescritto solo per grave acne cistica, ma viene dato anche per 2 brufoli. È successo a Chelsea, l'abbiamo incontrata nell'Oregon. A Chelsea è venuta la colite ulcerativa, una malattia degenerativa dell'intestino, e per questo ha denunciato Roche. Abbiamo passato dei momenti terribili. Mia figlia soffriva moltissimo. Passava ore chiusa in bagno. Quando strillava per chiamarmi, allora la raggiungevo e mi sedevo vicino a lei. Uscivano tutto questo sangue e tessuto intestinale. Potevo solo tenerle la mano. Lei mi diceva: "Mamma, preferirei non essere mai nata". Per alcuni aspetti sento di essere stata derubata di parti della mia vita. Spesso quando sono in mezzo alla gente sono a disagio per tutti i disturbi sgradevoli che la malattia comporta. Sono arrabbiata perché provo molto dolore fisico e di base sarà così per il resto della mia vita. Ci sono un sacco di cose che sono costretta a fare, anche se non vorrei mai doverle fare, le colonscopie, i farmaci.
Quando ho le crisi peggiori sono costretta a prendere delle medicine che mi fanno stare malissimo, ma devo prenderle, lo so che devo prenderle. Sono arrabbiata perché mia figlia era un'adolescente sana e senza un problema finché non ha preso il Roacutan. Ma la maggioranza delle segnalazioni giunte alle autorità riguarda la psiche. Nella banca dati svizzera sono il 19%, pari a 56 depressioni e 6 suicidi. In molti casi i sintomi insorgono molto dopo la sospensione del farmaco. Questo farmaco agisce attraverso la trascrizione delle proteine. In parole povere, parliamo di modificare la struttura del cervello. Questo spiega come mai gli effetti possono metterci più tempo a manifestarsi. In alcuni individui ci possono volere settimane prima che si ritorni alla condizione di partenza, ma è possibile che alcuni individui non torneranno mai più alla normalità. Continueranno ad esserci casi di suicidio e di depressione. Roche potrà continuare a dire che non sono in relazione con il farmaco, che il suicidio è un fenomeno diffuso o altre estenuanti giustificazioni. Ma in ogni caso, la scienza va avanti. Recentemente è stato pubblicato uno studio secondo il quale il Roacutan aumenta lo stress ossidativo e provoca danni al DNA. Credo che la maggior parte delle persone ci penserebbe 2 volte prima di prendere un farmaco che può provocare danni al DNA. Io ci penserei 2 volte. E anche la giustizia va avanti, perché se la controversia è scientifica è in tribunale che si fanno i giochi. Per danni alla salute provocati dal Roacutan, solo negli Stati Uniti ci sono 400 casi in attesa di giudizio. Alla fine del 2007 saranno 1000. Anche su questo, però, Roche non desidera fare dichiarazioni. In Florida si svolge il processo per il suicidio di Charles Bishop, 15 anni. Nel 2002 si è schiantato con un piccolo aereo contro un grattacielo. Anche lui prendeva il Roacutan. La Corte ha chiesto a Roche di produrre dati e studi. L'atteggiamento dilatorio tenuto dalla ditta ha offeso la Corte, che si è sentita ingannata dal colosso svizzero. Il giudice ha ordinato che le carte fossero trasportate in America. Anche il dottor Bremner è stato coinvolto. Roche ha chiesto alla Corte di emettere ripetuti mandati di comparizione a suo carico. Ho diminuito la quantità di studi su questo argomento, perché non è facile fare ricerca in un'atmosfera del genere. E sono stufo di essere continuamente convocato da un giudice. Sente pressione da Roche? Sì, sento un'enorme pressione. Hanno attaccato la mia credibilità. Sono andati a mettere il naso in affari personali e fatto cose che sono irrilevanti per la questione, che è l'effetto del Roacutan sulla depressione. Di base, hanno distrutto l'ultimo anno della mia vita. Anche Liam Grant cerca giustizia in tribunale. La Corte Suprema irlandese deve pronunciarsi fra poco sul caso. Roche intanto gli ha scritto una lettera. La ditta si dice pronta a risarcirlo di tutte le spese sostenute e dei danni subiti. Totale $1 milione, purché Grant ritiri la sua denuncia. Perché hanno cercato di comprarmi? Perché non vogliono venire nell'unico luogo dove io e loro siamo uguali. Perché in tribunale non hai un addetto alle pubbliche relazioni e qualunque cosa tu dica è soggetta a verifica. Roche non partecipa ai programmi televisivi su questo argomento. Sono stato ospite di molte trasmissioni e loro non mandano mai nessuno. Ma dovranno farlo in tribunale. E questa è la prima cosa. La seconda, la mia filosofia è piccoli morsi. Come si fa a mettere in ginocchio un elefante? A furia di piccoli morsi. Io vorrei da fare un appello. Fra di voi c'è chi ha preso il Roacutan, che ha sofferto come ha sofferto il Mauro? Ci sono genitori che hanno perso magari un figlio o una figlia a causa di questo medicamento. Io vorrei proprio invitare tutti a manifestarsi, a farsi avanti, a mettere da parte la loro vergogna, perché c'è bisogno che si raccolgano dei dati
che ci permettono di muovere finalmente le autorità ad agire, a fare qualche cosa per evitare dei disastri simili.